Facebook, sul gruppo Irlandesi Dentro. E buonasera e benvenuti al San Patrizio Livorno Festival, alla prima serata delle 3 del San Patrizio Livorno Festival, il festival che è cominciato nel 2018 con un numero 0 perché non eravamo abbastanza, siamo stati abbastanza modesti da cominciare con lo 0 invece che con l'1. Questo è il numero 1 quindi del San Patrizio Livorno Festival e è una edizione molto più ampia, molto più impegnativa rispetto a quella del 2018. È un'edizione che ha avuto il riconoscimento di Culture Ireland e dell'ambasciata irlandese a Roma, è un'edizione che ha avuto il patrocinio del comune di Livorno e è un'edizione che riporta Catherine Dunne a Livorno for the third time, per la terza volta, e porta per la prima volta al San Patrizio Livorno Festival un altro grandissimo scrittore irlandese, John Banville, e per i 2 scrittori irlandesi a questo punto un applauso magari non ci sarebbe. Ok, allora a questo punto lascerei la parola a Catherine che vuole raccontarci dal suo punto di vista un po' di cose sul San Patrizio Livorno Festival, su Creative HQ, che è le 3 persone che vedete, Massimiliano Roveri o Max Rover in questo caso probabilmente, Catherine Dunne e Federica Sgaggio, quindi un po' di Irlanda e un po' di Italia che si sono mescolate per dare vita a un progetto culturale tra i 2 paesi, probabilmente non solo tra i 2 paesi, ma non è il momento di parlare di questo. E abbiamo progetti sì, molto più ambiziosi che 2 soli paesi. E lascio la parola a Catherine per iniziare, ok? Quindi benvenuti a Livorno, benvenuti al San Patrizio Livorno Festival da Italish, che è il sito su cui trovate tutto quello che dovete trovare sul festival e in generale sulla cultura irlandese, da Creative HQ, da Max, da Catherine e da Federica e da tutti gli ospiti, a partire da John anche ovviamente, da tutti gli ospiti che in questi 3 giorni ci accompagneranno, perché ci sono veramente tanti eventi. Più tardi io spero che rimarrete fino al dopo cena, perché più tardi c'è il nostro primo concerto, 3 serate, 3 concerti. C'è Naomi Belri, una violoncellista che è originaria di Galway ma che vive a Firenze, quindi anche in questo caso un ponte tra le 2 culture, tra 2 città. Lascio la parola a Catherine e di nuovo grazie per essere qui. L'ultimo pezzettino è dedicato a quelli che probabilmente saranno gli unici ansiosi in questo momento, che sono i 24 partecipanti al Flash Fiction Contest, accidenti a me che l'ho chiamato così, del San Patrizio Livorno Festival, perché stasera dai 24 passeremo ai 6 finalisti, quindi tra una mezz'ora probabilmente interromperemo un attimo la diretta, poi faremo una diretta specifica dedicata alla nomina dei 6 finalisti. Catherine, a te. Thank you, Max. No, you need it, so I'll project. Yeah. I'll project. Thank you, Max, and good evening, everybody, and you're very welcome here to the ex-Cinema Aurora in Livorno. Grazie Max, grazie a tutti e benvenuti all'ex Cinema Aurora qui a Livorno. Lo so che non c'era bisogno che traducessi, però lo faccio. And allow me to introduce Federica Sgaggio, who, as a force of nature back in 2010-2011, questo non lo traduco. Go. Datemi la possibilità di presentare Federica Sgaggio, che sono io, che sarei una forza della natura, e che nel 2010 who came to me with the idea that because so many things in Italian and Irish culture were similar, that we really should start looking at setting up some sort of cultural exchange. Che un giorno arrivò da me con quest'idea che, essendoci così tante somiglianze fra l'Irlanda e l'Italia, forse si sarebbe potuto pensare a qualcosa che metteva insieme i 2 paesi e a uno scambio culturale. And it was, I suppose, my first real introduction to this notion of, I suppose, a spiritual homeland, where I got to know both Max here on my left and Federica,
who, although they are born or have been born in Italy, they are really spiritual Irish people. Oh, thank you, that's great to hear. Ok, dice che questa fu la prima occasione nella quale si rese conto di questo spiritual what? It's like a spiritual homeland. Ok, di questa patria spirituale che è un fenomeno che accomuna sia me sia Max, che pur essendo nati in Italia in realtà abbiamo una specie di tensione verso l'Irlanda che ci porta quasi a credere di essere irlandesi, perché sia assolutamente falso, però forse è anche vero. So I suppose we all started off as friends, and we're still friends by the way, but we also started to work together to create something of what you see here this evening. E tutto è cominciato con un'amicizia, siamo tuttora amici, non è che l'amicizia sia finita, e abbiamo però cominciato a lavorare a progetti che hanno condotto poi a questa iniziativa. So with Max, with Federica and with me, we called ourselves, and we call ourselves, Creative HQ, because what we want to focus on is creativity. Allora, noi tre ci siamo chiamati Creative HQ, che potrebbe essere tipo, vabbè, sarebbe Creative HQ, giusto per essere, parla come Magni, HQ, High Quality, Headquarters, whatever, ok? Perché la creatività è quello che ci sta a cuore. And of course in all of these enterprises you can't do it on your own, so we've had a lot of help from people like Michele Marziani, Federico Platania, and of course Maria Grazia Matti, without whom it is safe to say nothing would actually be possible. Comincio dalla fine, grazie a Maria Grazia Matti, senza il cui aiuto niente di tutto questo sarebbe stato possibile, e per costruire qualcosa comunque c'è bisogno del supporto, del sostegno di molte persone, quindi grazie a Federico Platania e a Michele Marziani che ci hanno sostenuto in questa intrapresa, e ripeto, grazie a Maria Grazia Matti, senza la quale niente sarebbe stato possibile. So this first major venture here in 2019 has been supported in a tangible form by Culture Ireland and by the Irish Embassy in Rome, and we are very grateful to both of these Irish organisations for their practical support. Questa prima, come dire, iniziativa di rilievo che come Creative HQ abbiamo organizzato è stata sostenuta in maniera significativa da Culture Ireland e dall'ambasciata irlandese in Italia, e questa è una cosa di cui siamo molto grati e fieri. And we were very pleased to be welcomed in such a warm way by the Comune di Livorno this morning. We're very, very grateful for that. E la gratitudine si estende anche al Comune di Livorno, che questa mattina ci ha accolto in una maniera molto calda e amichevole. And we also need to thank Enoteca Alessi in Florence, Italish Magazine and Travelling Ireland. E ringraziamo anche l'Enoteca Alessi di Firenze, Travelling Ireland, and what's the third one? Italish Magazine. Oh yes, of course, Italish Magazine. Lo ripeto, Italish Magazine. And I think we were also very, very happy, at least I know I certainly was, that having issued the invitation to John Banville and to Marco Vicky, that they both accepted and that they both will be with us this weekend. E credo che siamo tutti contenti, perlomeno io lo sono e molto, del fatto che, avendo esteso l'invito a John Banville e a Marco Vicky, entrambi abbiano accettato di essere con noi in questa edizione. And we have lots of interesting events happening. We have, for example, a talk on Beckett and the artist Jack B. Yates from Federico Platania. E ci sono un sacco di eventi interessanti, come lo possiamo chiamare? Insomma, un evento con Federico Platania che parlerà di Samuel Beckett e di Yates. We'll explore Ireland by bicycle with Mariella, who's here with us this evening. Insieme a Mariella, che è seduta lì, parleremo di Irlanda in bicicletta. We'll have a book launch, lots of music and the opportunity to have dinner together over the next 3 nights. Ci sarà il lancio di un libro, una cena, molti altri eventi. So che mi sto dimenticando una terza cosa. Lots of music, un sacco di musica in questi 3 giorni. And then on Sunday evening we have the launch of Max O'Rover. This is Max O'Rover, also the spiritual Irishman, as well as Massimiliano Roveri. We will have the launch of Max's new project, which is called the Dublin Tarot Project. E domenica sera avremo la presentazione di questo anima irlandese
controfigura di Massimiliano Roveri, oppure Massimiliano Roveri in se stesso duplicato come Max o Rover, questo progetto della Dublin Tarot Project. Non dico niente di più perché tanto poi lo presenta, quindi. No, lo presenti tu, ma non oggi. È vero. This is a project which is influenced or inspired by the Castle of Cross Destinies by Italo Calvino. Questo progetto è ispirato al Castello dei Destini Incrociati di Italo Calvino. And I think along with everything else, one of our really, what we aim to do is to have a festival that is inclusive, informal and celebratory. E alla fine dei conti quello che a noi interessa è avere un festival informale, cioè la terza cosa, inclusivo e festante, gioioso, insomma, e capace di dare un senso di celebrazione festosa. And this is the perfect venue. The Ex-Cinema Aurora is the absolutely perfect venue. And I'd like you to give a round of applause for Giacomo and all of his staff who look after us so well every time we're here. Se c'era un posto dove una cosa del genere poteva avvenire, questo è il posto perfetto, e lo vedete anche voi d'altra parte. E Catherine ha chiesto e ottenuto un applauso che richiedo e otterrò anch'io adesso per Giacomo e tutta la gente dell'Ex-Cinema Aurora. They even made me a birthday cake when I was here in February of last year. Me lo ricordo, a febbraio dell'anno scorso hanno perfino fatto una torta di compleanno per lei quando era il suo compleanno, in effetti coincidevano le date. And our special thanks, I think, also to Valerio Griselli, who has had a lot of obstacles to overcome this year to help us get the festival up and running. E uno speciale ringraziamento a Valerio Griselli, che quest'anno ha avuto un sacco di difficoltà per riuscire ad essere d'aiuto a questo festival. Bravo Ned. Yes. Bravo! Ma ecco perché Nello era. There's always a lot of hard work involved in putting festivals like this together. And there's a lot of people I just want to thank very briefly, because really without them we wouldn't be sitting here this evening and we wouldn't have the events over the next couple of days. Quando si organizza una cosa di questo genere c'è sempre un sacco di persone che collaborano, perché altrimenti non si riesce a venirne fuori, e quindi vorrei brevemente ringraziare il gran numero di persone che ci hanno dato una mano. And I want to thank Dario Ciuli from Lavanderia Marilia della lavanderia Marilia and Paolo Matti e Paolo Matti for their generous support. And it has made it possible for us, for example, to have this evening the Irish cellist Naomi Beryl with us to play for us from about 10 o'clock tonight on. Che per esempio hanno reso possibile la presenza questa sera di Naomi, è violoncellista, lei giusto, irlandese, che sarà al concerto questa sera. We're also very fortunate to have the Fireplaces, and I love that name, and they'll be with us tomorrow night. And I had the pleasure of listening to them play in Dublin recently, and I know you'll all enjoy them. E domani sera sarà la volta dei Fireplaces, che lei ha avuto il piacere di sentire a Dublino recentemente. Sarà sicuramente una cosa che ci farà divertire tutti quanti. Caminetti. Scusate, devo tradurre Fireplaces, caminetti. Ok, caminetti, ok. And on Sunday we'll have the Esperanto band, and you'll have to bear with me for my pronunciation. We have Marta degli Innocenti, l'Esperanto band, domenica. Susanna Di Scala, and Mala Guerini. Guerrini. Ok, Mala Guerrini, viene fuori lo spagnolo che c'è. Sorry. To Claudio Monteleone, our actor and official reader, whose wholehearted participation in the weekend's events has made him a true friend of the festival. E Claudio Monteleone, che attore e lettore del nostro festival, è diventato un attivo partecipante del festival, e lo aggiungo io, senza il quale niente sarebbe stato possibile. His artwork, his readings and his very presence are hugely welcome. E la sua arte e la sua presenza, e la sua mi sono dimenticata, perché quando le cose sono tre io mi dimentico una. Sono le benvenute e sono cose di cui essere grati.
And he's accompanied by the very talented Dario Greco, and we're lucky to have both of them with us. E siamo molto fortunati di avere anche Dario Greco che accompagna Claudio nel suo lavoro. I want to thank Marina Savelli. Vorrei ringraziare anche Marina Savelli for her time and her interest and her general willingness to accompany us everywhere. per il tempo e per le energie e per la disponibilità con la quale ci ha accompagnato ovunque. I'm nearly there, I promise. Dice che è quasi arrivata. The Hotel Navy, who have been treating us as very special guests. L'Hotel Navy che ci sta trattando come ospiti veramente speciali. And to everyone who has contributed their time, their energy and their expertise. E a tutti coloro che ci hanno messo il tempo, l'energia e le loro competenze. People like, now here we go again with my pronunciation, okay? Would you like me to read it? No. Okay. Gianluca Cettineo, Francesco Scarone, each of whom has written about Ireland. Ciascuno dei quali ha scritto a proposito dell'Irlanda. Simone Farinella, our resident philosopher. Però che senso ha che io ripeta i nomi in italiano? Comunque Simone Farinella, che è il nostro filosofo come dire, residente. Alfonso Scioli, who designed our logo. Alfonso Scioli che ha disegnato il logo. Once again, Maria Gabriele Berti. Era Scioli, scusate. Maria Gabriella Berti. Maria Gabriella Berti, Mariella. Our photographers from UFO Studio. I nostri fotografi da UFO Studio. Applausi. And the bookshop, who will be with us throughout the festival, the Ubik bookshop from Livorno. E la libreria Ubik di Livorno che sarà con noi durante tutto il corso del festival. Questa sera non la vedo. And now it only remains for me, the madrina of this festival, to declare it open. E adesso l'ultima cosa che rimane è che io, madrina, dichiari aperto questo festival. Thank you very much for your attention. I hope you enjoy the weekend. E grazie per l'attenzione e spero proprio che vi divertiate durante questo weekend, fine settimana in italiano. Grazie. Allora ci interrompiamo 5 minuti e poi con un'altra diretta proclameremo i 6 finalisti del Flash Fiction Contest. A tra poco, grazie.